Oggi cercheremo praticamente di mettere in campo quelli che sono dei concetti molto importanti nell'ambito di una corretta dieta chetogenica. L'obiettivo di una dieta chetogenica, lo dice il termine stesso, è quello di raggiungere la chetosi, cioè quello stato in cui il nostro organismo si alimenta di se stesso, cioè mangia la massa grassa. Quindi l'obiettivo di una dieta chetogenica è entrare in uno stato di chetosi in cui attraverso la beta-ossidazione degli acidi grassi il nostro corpo mangia, scioglie il nostro grasso. Quale sarà il vantaggio che noi otteniamo da questo stato? Otteniamo una grande produzione di corpi chetonici e in particolar modo l'acido acetoacetico e l'acido beta-idrossibutirrico, questi corpi chetonici in piccola parte l'acetone, che vengono praticamente utilizzati dal cervello, che così non ha mai momenti di vuoto, cosa che invece accade in un soggetto carbomane, cioè dipendente dai carboidrati, che deve assumere quotidianamente più volte al giorno dei pasti ricchi di carboidrati. Un soggetto che invece è in chetosi mangia continuamente il suo grasso, che è il miglior alimento che noi possiamo avere sul pianeta Terra, sia rispetto al mondo animale che al mondo vegetale, perché non solo andiamo ad eliminare questa massa adiposa, massa grassa, lipidica del nostro organismo, che non è soltanto nell'involucro esterno sottocutaneo come maggiormente rappresentato su fianchi, glutei e cosce, interno coscia delle donne, ma nell'uomo e anche nelle donne, soprattutto in menopausa, o nelle donne che hanno grande aumento di sovrappeso e obesità a livello addominale, andando a costituire quel grasso viscerale, che è un grasso che è insulino dipendente, e quindi nei momenti in cui l'insulina non è presente in circolo viene smobilizzato. Come viene immediatamente risintetizzato? Ma si entra così in una condizione, quella del soggetto che mangia quotidianamente carboidrati e quindi stimola continuamente la sua insulina, di avere sempre in circolo un grande quantitativo di acidi grassi, cosa che invece un soggetto in dimagrimento ce l'ha in quel determinato momento, ma quegli acidi grassi circolanti, a differenza del soggetto che mangia carboidrati e produce insulina, praticamente quel soggetto è un soggetto invece in chetosi, che va a utilizzare quegli acidi grassi, liberandoli dal sangue, ripulendo così il sangue dall'eccesso lipidico, sia in termini di trigliceridi sia in termini di colesterolo cattivo, LDL, e va a ripulire le arterie, oltre a pulire tutto il tessuto viscerale a livello addominale dal grasso viscerale e anche quello sottocutaneo di glutei, fianchi e cosce. Risultato: attivare la macchina bruciagrassi ci permette di avere tantissima energia e di avere tanta benessere psicofisico, perché i corpi chetonici alimentano il cervello in grande quantità, come se avessimo un eccesso di zuccheri, dando questo effetto euforizzante che ci fa stare bene, ci dà tanta energia e impedisce di avere fame. Non abbiamo fame, quindi anoressizzanti i corpi chetonici ed euforizzanti. Inoltre questo meccanismo però quando è che si innesca all'interno del nostro organismo? Soltanto nel momento in cui noi abbiamo abbassato l'insulinoresistenza. Quindi i soggetti obesi, i soggetti diabetici avranno maggiori difficoltà per innescare la macchina chetogenica bruciagrassi, perché i livelli eccessivi di insulina, l'iperinsulinemia, ma soprattutto anche la resistenza delle cellule fa sì che queste cellule impieghino più tempo a metabolizzare il grasso, essendo soltanto, essendo state abituate nel tempo ad accumulare praticamente questo grasso. Quindi
Capito il discorso della dieta chetogenica, mirata a raggiungere la chetosi, che è quella condizione in cui noi mangiamo il nostro grasso, ripuliamo tutto il sottocutaneo di glutei, fianchi e cosce, eliminiamo il grasso viscerale o addominale e andiamo a ripulire anche le nostre arterie, scompare la steatosi epatica, allontaniamo il rischio dell'arteriosclerosi e abbassiamo e facciamo scomparire la condizione di insulinoresistenza, che è quella che è pericolosissima sia per le malattie cardiovascolari che innesca, sia per le malattie tumorali a cui ci espone, come cancro della mammella nella donna, cancro della prostata nell'uomo e cancro praticamente dell'intestino, tumori del colon retto. Poi l'altro elemento importante che noi dobbiamo considerare praticamente è come noi facciamo a raggiungere questo stato di chetosi. Questo stato di chetosi noi lo raggiungiamo grazie all'assunzione di proteine ad alto valore biologico, ma l'assunzione di proteine ad alto valore biologico non è tanto per indurre la chetosi, ma di impedire che nell'innescarsi della produzione della chetosi, nel mettersi in moto il processo di chetosi, queste proteine necessarie, quegli amminoacidi, diciamo, che sono poi gli elementi che costituiscono le proteine necessari per sostituire il glucosio all'interno del sangue mediante un processo di transaminazione o deaminazione ossidativa che porta alla formazione degli alfa-chetoacidi che poi danno origine al glucosio, questa metabolizzazione o catabolizzazione di amminoacidi avvenga non utilizzando le proteine muscolari dei nostri muscoli, ma le proteine che noi assumiamo dall'esterno. E per rendere queste proteine più simili a quelle del nostro organismo ne dobbiamo innalzare il valore biologico, per cui noi assumiamo proteine ad alto valore biologico. Queste proteine già ricche di origine animale, derivanti dal latte, ad alto valore biologico, diventano ad altissimo valore biologico grazie all'addizione di amminoacidi, e tra questi amminoacidi due in particolare vanno considerati: il triptofano e la taurina. Il triptofano, essendo un amminoacido aromatico, è un amminoacido precursore della serotonina come la fenilalanina, così il triptofano, la fenilalanina è quella per cui noi quando siamo tristi mangiamo il cioccolato o la cioccolata e ci sentiamo bene, o la Nutella, e quando praticamente è più la taurina, che è quella che addirittura è nel latte di sostituzione del latte materno, che serve al bambino per dare una stimolazione, uno sviluppo al sistema nervoso centrale, e anche nel soggetto adulto la taurina dà questo senso di effetto di benessere, gli dà energia, lo dice proprio la taurina dal toro, che praticamente dà un senso di benessere. Quindi queste proteine che noi assumiamo non servono di per sé ad attivare la chetosi, ma permettono di evitare che le proteine muscolari, i nostri muscoli, vengano intaccati dal digiuno, dal semidigiuno in cui ci veniamo a trovare, perché noi non facciamo un eccesso di proteine, ma mangiamo soltanto quelle proteine secondo i dettami di Blackburn, professore di Harvard, cioè nella quota da 0,8-1,2 grammi per chilogrammo di peso corporeo ideale, se non svolgiamo attività fisica, raddoppiate se noi svolgiamo un'intensa attività fisica, che servono a sostenere le nostre masse muscolari, di impedire che vengano attaccate in questa sorta di semidigiuno o digiuno proteico o semplicemente dieta aminoacidica, che è quella che ci serve per entrare nella fase di chetosi senza intaccare i muscoli, ed essendo praticamente così in una situazione, diciamo, di perfetto dimagrimento, ma anche di crescita muscolare, cambiando completamente la morfologia del nostro organismo, così che il collagene, che deriva da un amminoacido essenziale come la lisina, che dà origine ai 3 amminoacidi di base che vengono sintetizzati, la prolina, la glicina, l'idrossiprolina, che costituiscono le molecole di tropocollagene, che unendosi formeranno il collagene, che è la base dei nostri tessuti, attaccando i tessuti al corpo. Quindi noi, e in più amminoacidi ramificati sono quelli che vanno a ricostruire i nostri muscoli, avremo praticamente uno stato di benessere, uno stato fisiologico importante. In più la presenza degli amminoacidi aromatici che abbiamo detto, fenilalanina e triptofano, anzi arricchite di triptofano, che ci vanno a contrastare la fame inducendo un senso di sazietà e di benessere dell'organismo, e in più gli amminoacidi
solforati, che sono praticamente quelli come la metionina e la treonina, che vanno ad avere un'azione molto importante sul funzionamento del fegato, quindi dove avviene il metabolismo dell'urea. In più arricchiamo queste nostre proteine di due sostanze, l'ornitina e la cirullina, che sono fondamentali per controllare l'ammoniaca, quindi per evitare la formazione dell'ammoniaca, che viene quindi i gruppi amminici staccati con la deaminazione ossidativa dalle catene aminoacidiche, vengono trasformati in urea e liberate praticamente attraverso le urine. Bene, questo meccanismo viene favorito anche dall'aggiunta di cirullina e ornitina all'interno di queste proteine. In più aggiungiamo anche del cloruro di potassio, che va a compensare la deplezione di potassio che avviene con questa forte eliminazione di tossine, che richiede grande eliminazione di acqua, ma soprattutto lo scambio praticamente del potassio, e il potassio intracellulare va a rigenerare quelle cellule che sarebbero un po' stanche, proprio perché c'è un cambiamento metabolico fondamentale all'interno delle cellule. Il vero cambiamento metabolico all'interno della cellula è la ripresa dell'attività mitocondriale grazie all'acilcarnitin trasferasi, che è quella che porta all'interno dei mitocondri queste molecole praticamente di acido grassico, che subiscono la beta-ossidazione del ciclo di Krebs con produzione di tantissima energia. Ci sentiamo benissimo, siamo fortissimi, una grande produzione praticamente di acqua, e soprattutto praticamente tutta quella quota in più di corpi chetonici che non vengono utilizzati dal nostro organismo, noi li ritroveremo nelle urine, e sarà solo il Ketur test a dirci, misurato sulle urine in qualunque momento della giornata, che noi siamo in perfetta chetosi. Stiamo consumando il nostro grasso corporeo, stiamo dimagrendo, nel senso che stiamo aumentando o mantenendo la massa magra e stiamo riducendo drasticamente la massa grassa, cosa che nessuna dieta a basso indice glicemico che non attivi la chetogenesi è in grado di fornire. Grazie per l'attenzione, spero di essere stato soddisfacente.